Lezione 1. Esplorare eventi entusiasmanti. Ehi Anna, hai sentito della grande esposizione nazionale canadese che si terrà a Toronto? No, non l'ho fatto. Di cosa si tratta? È una grande fiera annuale con giostre, cibo, concerti e tutti i tipi di mostre. Va avanti da più di un secolo. Wow, sembra molto divertente. Che tipo di mostre hanno? Ogni genere di cose, esposizioni agricole, dimostrazioni tecnologiche, arti e mestieri, tutto quello che vuoi. C'è qualcosa per tutti. È fantastico. Hanno artisti o eventi di grandi nomi? Decisamente. Di solito hanno grandi spettacoli musicali, derby di demolizione, fuochi d'artificio e altro ancora. È un vero spettacolo. Sembra incredibile. Mi piacerebbe dare un'occhiata se mai mi trovassi nella zona di Toronto. Grazie per avermelo raccontato, John. In qualsiasi momento. Fammi sapere se hai bisogno di consigli su come orientarti nell'evento quando avrai la possibilità di andarci. Lezione 2. Organizzare il tuo spazio. Ehi Anna, ultimamente sto lavorando alla riorganizzazione del mio ufficio a casa. Hai qualche buon consiglio? Assolutamente. Una cosa che ho trovato davvero utile è usare contenitori e contenitori per mantenere le cose in ordine e accessibili. È un'ottima idea. Voglio assicurarmi che ogni cosa abbia un posto designato in modo da poterla trovare facilmente. Esattamente. Anche etichettare i contenitori può fare una grande differenza. In questo modo sai esattamente cosa c'è in ognuno di essi. Meraviglioso, dovrò provarlo. Voglio anche procurarmi degli scaffali per massimizzare lo spazio verticale. È perfetto! E potresti usare alcuni cestini o vassoi decorativi sugli scaffali per raggruppare gli oggetti più piccoli. Eccellente, dovrò esaminarlo. Voglio anche procurarmi un simpatico organizer da scrivania per tenere in ordine penne, graffetti e altri materiali. Lezione 3. Prepararsi per una vacanza fantastica. Ehi Ann, sto iniziando a pianificare la mia prossima grande vacanza e potrei usare il tuo consiglio. Oh, dove pensi di andare? Sarò felice di condividere tutti i suggerimenti che ho. Sto pensando di fare un viaggio in un posto tropicale, magari ai Caraibi o alle Hawaii. Qualche consiglio? Entrambe le destinazioni sono bellissime, ma io propenderei per le Hawaii se desideri uno scenario naturale mozzafiato. Questo è un buon punto. Quali sono alcune attrazioni o attività da non perdere alle Hawaii? Sicuramente dai un'occhiata ai vulcani, come Haleakala e Kilauea. E le spiagge sono semplicemente mozzafiato. Fantastico, sembra proprio il mio genere. Hai altri suggerimenti per pianificare le vacanze alle Hawaii? Assolutamente. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per prenotare voli, trovare un ottimo hotel o pianificare gite o attività di un giorno. Meraviglioso. Lo apprezzo davvero. Sarà una vacanza fantastica, lo sento. Lezione 4. Vocabolario tecnologico essenziale. Buongiorno Anna, hai sentito parlare dei nuovi protocolli che hanno sviluppato per il trasferimento dei dati tra computer? No, non l'ho fatto. Quali sono questi protocolli di cui parli? Bene, hanno creato un linguaggio comune per comandi e formati di file in modo che diversi sistemi informatici possano comunicare tra loro.
Ah, capisco, questo deve rendere molto più semplice la condivisione delle informazioni tra le piattaforme. Quali sono alcune delle caratteristiche principali di questi protocolli? I principali sono tipi di file standardizzati, sintassi coerente per i comandi e metodi concordati per la trasmissione dei dati. Aiuta davvero a creare un linguaggio universale affinché i computer possano parlare tra loro. È affascinante. È logico che con l'avanzare della tecnologia avremo bisogno di questo tipo di protocolli per consentire una connettività senza interruzioni. Pensi che questo migliorerà significativamente le capacità di condivisione dei dati? Assolutamente. Con questi protocolli in atto di trasferimento di file, l'accesso remoto e la collaborazione multipiattaforma diventeranno molto più snelli. È uno sviluppo importante per il futuro dell'informatica. Sono felice di sapere che l'industria tecnologica sta lavorando a soluzioni come questa. Renderà sicuramente la nostra vita digitale molto più semplice. Grazie per avermi aggiornato, John. Nessun problema, felice di condividere le ultime novità nel vocabolario tecnologico essenziale. Fammi sapere se hai altre domande. Lezione 5. Il benessere è importante. Ehi Anna, ti sei presa cura del tuo benessere generale ultimamente? Sai, ho sicuramente fatto uno sforzo maggiore. Che tipo di attività ti piacciono per il tuo benessere? Beh, cerco di mantenermi attivo con cose come l'escursionismo e il nuoto. Quelli mi aiutano davvero a sentirmi energico ed equilibrato. È fantastico! Ultimamente mi sto dedicando allo yoga e alla meditazione. Sono stati essenziali per il mio benessere mentale ed emotivo. Ah sì, queste pratiche di consapevolezza possono fare un'enorme differenza. È importante trovare ciò che funziona meglio per le tue esigenze individuali. Assolutamente. E ho anche cercato di mangiare cibi più nutrienti. Una corretta alimentazione è sicuramente essenziale per il benessere generale. Decisamente. Una dieta equilibrata ricca di frutta e verdura può davvero aumentare la tua energia e la tua salute. Quali sono alcuni dei tuoi pasti salutari preferiti? Adoro le insalate fresche con pollo alla griglia e avocado. E i frullati con spinaci, frutti di bosco e yogurt sono un altro must. Sembrano deliziosi e così nutrienti. È fantastico che tu stia facendo del tuo benessere una priorità. Grazie, Giovanni. È stato un viaggio, ma mi sento molto meglio quando mi prendo cura di me stessa. E tu, qualche nuova attività di benessere che ti piace? E in realtà ho iniziato ad arrampicare su roccia e adoro la sfida mentale e fisica. È un modo davvero divertente per rimanere attivi. Arrampicata su roccia. È così bello. Avevo intenzione di provarlo. Magari potremmo andare insieme qualche volta. Sicuramente sarei felice di mostrarti le basi. È un ottimo allenamento e un'attività davvero potenziante. Sembra un piano. Sono entusiasta di provarlo con te. Fantastico, allora è un appuntamento. Non vedo l'ora. Lezione 6. Progettare la casa dei tuoi sogni. Ehi Anna, stavo pensando di riarredare casa mia. Voglio qualcosa di semplice ed elegante. Cosa ne pensi? Oh, è emozionante. Abbiamo molte opzioni da considerare. Vorresti optare per un look più moderno o tradizionale? H&M propendo per un'estetica più moderna, ma sono aperto a suggerimenti. Quali sono i tuoi pensieri? Bene, i design moderni spesso presentano linee pulite,
colori neutri e molta luce naturale. Magari potremmo dare un'occhiata ad alcuni mobili minimalisti. Sembra perfetto. Voglio assolutamente massimizzare la luce naturale nel mio spazio. Hai altri suggerimenti? Puntare sicuramente sulla qualità piuttosto che sulla quantità quando si tratta di arredamento. E non aver paura di mescolare trame, come legno e metallo, per interesse visivo. Buon punto. Voglio che sia caldo e invitante e non troppo freddo e sterile. E gli accenti decorativi? Potresti realizzare della bella vegetazione, magari un'opera d'arte di tendenza e dei comodi cuscini. Questo metterebbe davvero tutto insieme bene. Adoro quelle idee. Questo mi sta ispirando così tanto da iniziare a pianificare. Quando possiamo andare a fare la spesa? In qualsiasi momento. Sono libera questo fine settimana se vuoi fare un salto in qualche negozio di articoli per la casa e ricevere qualche ispirazione sul design. Sembra perfetto. Sono entusiasta di rendere il mio posto fresco ed elevato. Grazie per il tuo aiuto, Anna. Certo, sono felice di dare una mano. Fammi solo sapere quali altre domande sorgono quando inizi. Andrà bene. Lo apprezzo. Sarà divertente. Lezione 7. Il viaggio imprenditoriale di John. Buongiorno, Anna. Sapevi che James Ross, il fondatore della Toronto Electric Railway, guadagnava anche come speculatore fondiario nell'ovest del Canada? Affascinante. Non avevo realizzato che avesse diversi interessi commerciali oltre alla sola ferrovia. Cos'altro puoi dirmi delle sue iniziative imprenditoriali? Ebbene, oltre alla ferrovia, ebbe un discreto successo nel settore immobiliare. Avrebbe acquisito terreni nel Canada occidentale e poi li avrebbe venduti in lotti più piccoli con profitto. Ah, capisco. Sembra che avesse un occhio attento per le opportunità lucrative. Ciò ha contribuito a finanziare anche la crescita della ferrovia. Decisamente. I profitti derivanti dalle sue compravendite fondiarie gli hanno permesso di reinvestire continuamente nell'ampliamento della rete ferroviaria. È stata una strategia di diversificazione intelligente. È davvero impressionante. Usare un'impresa per alimentare la crescita di un'altra. C'era altro di degno di nota nel suo approccio agli affari? Da quello che ho letto, era anche piuttosto abile nel costruire partenariati e alleanze strategiche. Ciò lo ha aiutato a navigare nel panorama competitivo. Interessante. Sfruttare le relazioni e la collaborazione per dargli un vantaggio. È sorprendente quanto possano essere poliedrici gli imprenditori di successo. Assolutamente. Ross sembrava avere una vera abilità nell'individuare le tendenze emergenti e nel posizionarsi per trarne vantaggio. Un vero visionario. È stimolante conoscere pionieri come lui che hanno aperto la strada. Le loro storie offrono grandi lezioni per gli aspiranti imprenditori di oggi. Decisamente. Trovo questo tipo di storia aziendale davvero affascinante. Mi dà idee su come affrontare il mio percorso imprenditoriale. Posso capire perché. Studiare le strategie e la mentalità di chi è venuto prima può essere molto prezioso. Apprezzo che tu abbia condiviso questa intuizione, John. Naturalmente felice di farlo. Sono sempre desideroso di discutere di affari e imprenditorialità. Molto altro da dove viene. Lezione 8. Espressioni artistiche. Anna, sapevi che puoi mescolare e abbinare diversi stili e dimensioni artistici
quando decori la tua casa. È un'ottima idea. Volevo cambiare le opere d'arte nel mio soggiorno. Che tipo di abbinamenti suggeriresti? Bene, potresti abbinare un grande dipinto astratto con alcuni schizzi o fotografie più piccoli e più dettagliati. Crea un interessante contrasto visivo. Sembra che sarebbe davvero carino. E potrei anche giocare con diversi stili di cornice, giusto? Assolutamente. Mescolare le cornici, magari alcune in metallo lucido con altre in legno più elaborate, può aggiungere ancora più profondità. Adoro il concetto di sovrapporre diversi elementi artistici. Ti consente di mostrare una gamma dei tuoi gusti personali. Esattamente. E mantiene lo spazio fresco e visivamente stimolante. Non vuoi che tutto corrisponda perfettamente. Questo è un buon punto. Un po' di varietà e contrasti complementari lo rendono più dinamico e coinvolgente. Decisamente. Trovo che questo approccio funzioni bene sia per gli stili di arredamento moderni che per quelli tradizionali. Molte possibilità creative. Meraviglioso. Questo mi dà una grande ispirazione con cui lavorare. Grazie per aver condiviso questi suggerimenti sull'interior design, John. Naturalmente felice di aiutare a stimolare alcune idee. Non vedo l'ora di vedere quale galleria a parete creativa avrai messo insieme. Neanche io. Sarà un progetto divertente. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo a parlarne. In qualsiasi momento. Mi piace discutere di design ed estetica visiva. Se sei interessato c'è molto altro da dove viene. Lezione 9. La presenza americana alle Hawaii. Buongiorno Anna. Sapevi che le navi americane iniziarono a visitare regolarmente le Hawaii e che i marinai portarono malattie che gli isolani non avevano mai incontrato prima? Wow, non avevo realizzato che la presenza americana avesse un impatto così drammatico sulle Hawaii. Cos'altro puoi dirmi di questa storia? Bene, gli americani alla fine ottennero un maggiore controllo sulle isole. Hanno avviato grandi fattorie chiamate piantagioni, coltivando raccolti come la canna da zucchero. Piantagioni? Ciò non sembra molto positivo per la popolazione nativa hawaiana. Immagino che questo abbia sconvolto il loro modo di vivere. Assolutamente. L'influenza americana trasformò gradualmente il tessuto economico e sociale delle Hawaii. È stato un periodo complesso e impegnativo. Vedo. Quindi l'arrivo delle navi e dei coloni americani cambiò davvero l'intero panorama, sia in senso letterale che figurato. Sì, potresti dirlo. Fu un punto di svolta importante nella storia delle Hawaii che ebbe effetti profondi e duraturi. Affascinante. È incredibile pensare a quanto stava diventando interconnesso il mondo, anche allora, e alle implicazioni di ciò. Decisamente. Il commercio e l'esplorazione globali stavano davvero iniziando a plasmare le culture locali in modi significativi. È una lezione importante nella storia. Infatti, imparare a conoscere questi incontri interculturali e il loro impatto è così prezioso. Grazie per aver condiviso questo background approfondito, John. Naturalmente, sono sempre felice di discutere di storia e geopolitica. Se sei interessato, c'è molto altro da dove viene. Assolutamente sì, sono piuttosto incuriosito. C'è così tanto da spiegare quando si tratta delle complesse relazioni tra nazioni e popoli.
Decisamente. È un argomento infinitamente affascinante. Molte altre storie interessanti da cui proviene quella. Lezione 10. Elementi essenziali dell'esercizio. Ehi Anna, hai seguito il tuo programma di fitness ultimamente? Assolutamente. L'ho combinato con diversi attrezzi ginnici per lavorare sulla mia forma cardiovascolare. È fantastico sentirlo. Che tipo di attrezzatura hai utilizzato? Bene, ho alternato tapis roulant, ellittica e cyclette. Mirano davvero a diversi gruppi muscolari. Eccellente. Queste sono tutte opzioni fantastiche per sviluppare resistenza e rafforzare il tuo cuore. Decisamente. E ho notato anche altri benefici, come una migliore flessibilità e postura. È meraviglioso. Un allenamento incrociato del genere è così importante per la forma fisica e il benessere generale. Concordato. Non è solo una questione di cardio. Ho incorporato anche un po' di allenamento per la forza. Bello quell'approccio a tutto tondo e la chiave. Il rafforzamento dei muscoli supporta il lavoro cardiovascolare. Esattamente. Sento di avere più energia e anche il mio cuore è molto più forte. Fantastico. È fantastico quando puoi sentire gli effetti positivi di una routine di allenamento costante. Assolutamente. Adesso è diventata una parte così importante del mio stile di vita. Mi piace davvero il processo. È fantastico. Mantenere la motivazione e la passione per il fitness è così importante. Lo è davvero. Sono curioso. Che tipo di allenamenti ti piacciono? Sono un grande fan del nuoto, dell'escursionismo e dell'arrampicata su roccia. Fa davvero muovere tutto il corpo. Sembrano molto divertenti. Dovrò provare a incorporare anche alcune nuove attività. Sicuramente mescolalo, continua a sfidare te stesso. Questo è il modo migliore per vedere progressi continui. Consiglio meraviglioso. Apprezzo che tu abbia condiviso la tua esperienza nel fitness, John. Lieto di aiutarla. Rimanere attivi e in salute è così importante. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli. Lezione 11. Solitudine e socievolezza. Anna, ultimamente ho sentito il bisogno di un po' di solitudine. Cosa ne pensi dell'equilibrio tra il tempo da solo e il tempo con gli amici? È un argomento interessante, John. Sono d'accordo che avere un po' di solitudine può essere davvero rigenerante, ma adoro anche trascorrere del tempo di qualità con gli amici. Assolutamente. C'è sicuramente un tempo e un luogo per entrambi. La solitudine ci consente di ricaricarci e riflettere, ma anche la connessione sociale è così importante. Decisamente. Trovo di essere più energico e impegnato dopo aver avuto la possibilità di rilassarmi per un po'. Lo stesso qui. È come se le tue batterie si ricaricassero durante quel momento tranquillo. Allora sei pronto per essere pienamente presente con gli altri. Esattamente. Ed è bello poter condividere esperienze e idee con gli amici più cari. Condividere gli alti e i bassi può essere molto significativo. Sono d'accordo, è fantastico avere quel sistema di supporto, anche se apprezzo anche quei momenti di pace e contemplazione. Totalmente, c'è valore in entrambi. A volte è bello stare solo con i propri pensieri,
ma altre volte ridere con gli amici è la migliore medicina. Ben detto. Trovare il giusto equilibrio è fondamentale. Non vogliamo isolarci completamente, ma dobbiamo anche trovare del tempo per noi stessi. Decisamente. Si tratta di sintonizzarsi sulle proprie esigenze e preferenze. Cosa funziona meglio per te quando si tratta di tempo da solo rispetto a tempo sociale? Direi che cerco di ritagliarmi almeno un po' di tempo da solista ogni giorno, anche se sono solo 20-30 minuti. Ma non vedo l'ora di partecipare regolarmente ai nostri incontri con il gruppo. Sembra un ottimo approccio. Un po' di entrambi per farti sentire equilibrato e soddisfatto. Sono simili a questo riguardo. Meraviglioso, è fantastico essere sulla stessa lunghezza d'onda. Mantenere quell'equilibrio è così importante per il nostro benessere generale. Assolutamente. Grazie per la discussione stimolante, John. Mi piacciono sempre le nostre chiacchierate su questo tipo di argomenti. Allo stesso modo, Anna, è stato un piacere come sempre. Fammi sapere se mai vorrai prendere un caffè e approfondire questo argomento. Lezione 12. Cambiamenti di gioco. Ehi Anna, hai sentito parlare di quei nuovi corsi di apprendimento dell'inglese che hanno appena iniziato a offrire? Penso che siano davvero un punto di svolta. Assolutamente sì, Giovanni. Li prendo ormai da alcune settimane e sono stati davvero utili. Il formato interattivo è davvero coinvolgente. È fantastico sentirlo. Avevo intenzione di iscrivermi, ma non ci sono ancora riuscito. Cosa ti piace di più delle lezioni? Bene, le lezioni sono così interessanti e pertinenti. Gli istruttori fanno un lavoro fantastico nel rendere i contenuti divertenti e accessibili. Ale, fantastico. Immagino che renda l'apprendimento di una nuova lingua molto più piacevole rispetto ai metodi tradizionali. Decisamente. Inoltre, le dimensioni ridotte delle classi consentono molta pratica nel parlare con gli altri studenti. Sta davvero aumentando la mia fiducia. Eccellente, quell'esperienza pratica deve essere preziosa. Sono venduto, mi iscriverò il prima possibile. Meraviglioso, Giovanni. Penso che ne trarrai davvero molto. Fammi sapere se hai altre domande mentre inizi. Lo farò, grazie Anna. Non vedo davvero l'ora di migliorare le mie competenze in inglese in un modo coinvolgente. Lezione 13. Trasporto pubblico. Buongiorno Anna. Ho una domanda veloce per te. Quanto sono efficienti gli autobus pubblici in questa città? Oh, il sistema di autobus qui è davvero fantastico, John. È uno dei modi migliori per spostarsi in città. Buono a sapersi. Sto pensando di affidarmi agli autobus invece di guidare la macchina. I percorsi e gli orari sono affidabili. Sì, i percorsi e gli orari sono molto coerenti. Gli autobus passano frequentemente e le fermate sono comodamente posizionate. Meraviglioso, sembra perfetto. Odio avere a che fare con il traffico e il parcheggio, quindi gli autobus potrebbero farti risparmiare davvero tempo. Assolutamente sì, gli autobus fanno risparmiare molto tempo. Inoltre, non devi preoccuparti dei mal di testa della guida. Eccellente, allora proverò sicuramente con i mezzi pubblici. Grazie per le utili informazioni, Anna. Naturalmente, sono felice di condividere ciò che so. Fammi sapere se hai altre domande quando inizi a utilizzare gli autobus.
Lo farò, lo apprezzo. Non vedo l'ora di potermi sedere e rilassare durante il mio tragitto giornaliero. Lezione 14. Ricerca delle opzioni di viaggio. Ciao Anna, sto cercando di pianificare un viaggio, ma non sono sicuro di come prenotare una camera d'albergo. Qualche consiglio? La prima cosa che suggerirei è leggere le recensioni di altri viaggiatori prima di prendere una decisione. Buon punto, voglio assolutamente avere un'idea di come sono i diversi hotel. Altri suggerimenti? Assolutamente. Consiglierei anche di confrontare i prezzi su più siti di prenotazione per trovare l'offerta migliore. Ah sì, ha senso. Devo guardarmi intorno per ottenere il massimo dal mio investimento. Esattamente. E non dimenticare di considerare fattori come posizione, servizi e valutazioni quando valuti le opzioni. Capito, sono tutte cose davvero importanti da tenere a mente. Voglio essere sicuro di trovare la soluzione perfetta. Decisamente. Prenderti il tempo per fare le tue ricerche alla fine ti ripagherà. Ti ritroverai con un ottimo hotel. Apprezzo il consiglio, Panna. Mi assicurerò di seguire questi passaggi quando inizierò a prenotare il mio viaggio. Meraviglioso, sono felice di aver potuto aiutare. Fammi sapere se ti vengono in mente altre domande lungo il percorso. Lo farò, grazie ancora. Adesso mi sento molto più preparato ad affrontare il processo di prenotazione dell'hotel. Lezione 15. Costruire e creare. Ehi Anna, ultimamente ho fatto alcuni progetti fai da te in casa. Qual è la tua parte preferita della costruzione o del crafting? Che argomento divertente! Mi piace molto l'aspetto pratico della risoluzione dei problemi del crafting. È così soddisfacente trasformare un'idea in una creazione tangibile. Sono d'accordo, c'è qualcosa di molto gratificante in questo processo. E guardare il tuo progetto prendere forma passo dopo passo è davvero fantastico. Decisamente. Inoltre, trovo che l'atto di costruire o realizzare oggetti a mano sia piuttosto rilassante e meditativo. Ah sì, l'attenzione e la concentrazione richieste lo aiutano a rimanere robusto e ben costruito, non è vero? Esattamente. Mi permette davvero di eliminare le distrazioni e di essere presente nel momento. E tu, John, cosa ti piace di più? Direi che la mia parte preferita è vedere il prodotto finale e sapere di averlo realizzato da solo. C'è un vero senso di orgoglio in questo. Posso immaginare. Dedicare tempo e impegno per creare qualcosa da zero deve essere davvero gratificante. Lo è davvero. E la creatività coinvolta è semplicemente energizzante. Adoro poter personalizzare e personalizzare i miei progetti. Lo vedo. La capacità di adattare le cose alle tue preferenze e al tuo stile è una parte importante del fascino. Assolutamente. È un ottimo modo per aggiungere un tocco personale. Hai qualche progetto fai da te preferito che hai completato? Devo dire che la mia libreria su misura è una delle creazioni di cui vado più fiero. Il processo di progettazione e costruzione è stato molto divertente. Bello, sembra un progetto davvero gratificante. Posso solo immaginare quanto deve essere bello a casa tua. Si è rivelato fantastico. Forse tu ed io potremo collaborare a una futura impresa fai da te prima o poi. Mi piacerebbe, Anna.
Per rimbalzare le idee a vicenda renderebbe il processo ancora più piacevole. Lezione 16. Avventure all'aria aperta. Ehi Anna, stavo pensando di fare un'escursione questo fine settimana. Vorresti unirti a me? Un'escursione sembra meravigliosa, John. Mi piacerebbe unirmi a te. Dove pensavi di andare? C'è un sentiero proprio alla periferia della città che volevo dare un'occhiata. Dovrebbe avere delle viste fantastiche. Perfetto, sembra proprio il mio genere. Non faccio escursioni da secoli, quindi sono entusiasta di uscire ed esplorare la natura. Meraviglioso, sono felice che tu sia a bordo. Sarà bello prendere un po' d'aria fresca e fare esercizio dopo essere stato rinchiuso. Decisamente. Ed è il modo perfetto per apprezzare il mutare delle stagioni. Non vedo l'ora di vedere il fogliame autunnale. Nemmeno io, i colori in questo periodo dell'anno sono stupendi. Questa escursione sarà l'attività autunnale perfetta. Assolutamente. Dovrò assicurarmi di avere con me l'attrezzatura giusta, ma per il resto sono a posto. Quando pensavi di andare? Che ne dici di sabato mattina? Questo dovrebbe darci tutto il tempo per completare il percorso e goderci il panorama. Sembra fantastico. Sabato mattina funziona perfettamente per me. Lo segnerò sul mio calendario. Eccellente, non vedo davvero l'ora, Anna. Sarà una piccola avventura divertente. Lezione 17. Trovare l'ispirazione. Buongiorno, Anna. L'altro giorno stavo ammirando la tua ultima opera d'arte. È così creativa e unica. Grazie, Giovanni. Sono felice che ti piaccia. Come artista, trovo ispirazione ovunque intorno a me. È davvero interessante. Da dove trai solitamente ispirazione? Ebbene, trovo che la creatività possa essere stimolata dalle cose più inaspettate. Anche i più piccoli dettagli della vita quotidiana possono affascinare. Lo vedo. Mantenere una mentalità attenta e aperta deve essere la chiave per un artista come te. Decisamente. Si tratta di prendersi davvero il tempo per apprezzare il mondo che ti circonda. I colori, le forme, le texture, sono tutte potenziali fonti di ispirazione. Questo ha molto senso. Mi ricorda come alcuni dei più grandi artisti della storia abbiano trovato la bellezza nel mondano. Esattamente. Alcuni dei miei pezzi preferiti nascono semplicemente osservando il mondo naturale o le persone della mia vita. È davvero fantastico. Immagino che questo aiuti a mantenere il tuo lavoro fresco e genuino. Assolutamente. Attingere a quella fonte di creatività che mi circonda è ciò che alimenta il mio processo artistico. Allora capisco perché i tuoi pezzi hanno una qualità così accattivante. L'ispirazione traspare. Grazie, Giovanni. Sono felice che il mio lavoro risuoni con te. La creatività è uno sbocco così potente e gratificante. Lo è davvero. Mi hai ispirato a iniziare a prestare maggiore attenzione alle piccole cose della mia vita.